Pastarelle diplomatiche e zuppa inglese, un abbinamento perfetto tra pasta sfoglia, crema al cioccolato e biscotti savoiardi sardi che ho fatto l'altro giorno, inzuppati. Iniziamo. 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari, di bucherello, puoi usare anche una forchetta se non hai l'attrezzino, va bene lo stesso, ma io ce l'ho quindi li prendo. Si fa molto prima così. Acqua, semplice acqua, leggermente, una spennellatura proprio leggera per inumidire, e poi zucchero semolato abbondante perché farà quella crosticina e questo farà sì che diventeranno impermeabili, quindi rimarrà croccante anche dopo l'assemblaggio, come vedrete più avanti. E in più ricordiamoci che la pasta sfoglia è neutra, diamo un tocco di dolcezza e andiamo in forno già riscaldato a 200 gradi per 20 minuti circa o finché diventano belle dorate, ventilato io. A dopo. Quindi pasta sfoglia pronta, la facciamo raffreddare. Savoiardi sardi che ho fatto proprio l'altro giorno, li trovi qua sopra o in descrizione nel primo commento come sempre, e 800 g di crema pasticcera, anche questa trovi in descrizione nel primo commento. Divido a metà e aggiungo su metà 100 g di cioccolato fondente oppure cacao. E diventa così bella golosa. Amo la crema al cioccolato, la mangerei così a cucchiaiate, ma non lo faccio. Preparo la bagna con liquore rosso al Kermes 150 ml con altrettanto di acqua o un po' meno. Se invece non vuoi usare l'alcol puoi mettere succhi di frutta, succo d'arancia o di amarene, lo sciroppo di amarene che trovi nelle amarene sciroppate, diluito con acqua sempre, buonissimo. Specialmente se la mangiano anche i bimbi, meglio non mettere alcolici. Ora, la parte che abbiamo trattato con lo zucchero va a contatto con la crema, quindi in alto in questo caso, e mettiamo la crema al cioccolato. Ora facciamo lo strato con i biscotti savoiardi inzuppati, oppure se vuoi anche come regola andrebbe il pan di Spagna, ma siccome questi sono simili al pan di Spagna quindi ho questi, metto questi, altrimenti prepara un pan di Spagna e lo metti a misura. Ma questi sono veramente uguali, si inzuppano allo stesso modo, anche troppo. Infatti la bagna sta finendo, ma ce la farò. Ecco qui. Aggiungo la crema pasticcera sopra, quindi proprio una zuppa inglese a tutti gli effetti, racchiusa però in 2 strati croccanti di pasta sfoglia, quindi in un diplomatico, il dolce che trovi in pasticceria. Diplomatica, zuppetta napoletana, insomma io la prendo sempre quando vado a comprare i pasticcini. Raramente vado, ma quando vado la prendo. Però in questa versione zuppa inglese non l'ho mai trovato, quindi ho voluto farmela da sola. Ora chiudiamo con l'altra pasta sfoglia che, come vedi, metto dalla parte sempre della trattata, la metto a contatto con la crema, quindi questa volta al rovescio. Rifinisco i bordi, ma questo è giusto per una questione estetica. Naturalmente questi bordi spariscono in 2 minuti. Sono buonissimi, non è scarto assolutamente. Andate tranquilli con il taglio, si taglia benissimo, non abbiate timore. A fine video vi dico come fare esattamente per non romperla. Ed ora una bella spolverata di zucchero a velo sopra, classico, ma tantissimo ce ne va.
E puoi lasciarla anche intera, così è già una torta, può essere anche una torta di compleanno, magari rifinita con briciole di pasta sfoglia tutto intorno, perché no? O ciuffetti di panna e qualche decoro, va benissimo, ma io vi voglio mostrare soprattutto come si taglia facilmente. Molti di voi mi esprimete il timore di tagliarlo, per il timore di distruggere tutto, e invece no, come vedi, coltello a serra, messo obliquo, parti piano piano e tiri, è facilissimo. Pulite magari il coltello tra una cosa e l'altra, perché così diventa un taglio più pulito, e continuiamo, vedi? E questa è appena fatta e non ha neanche riposato, quindi ancora più difficoltoso, però si può fare lo stesso. Ed ecco ottenuti i quadrotti, le pastarelle, facilmente. Questo è un coltello semplice da cucina, e voilà. Beh, di golosa e golosa. Sarà un po' più difficoltoso addentarla, ma come va. È così, purtroppo con la zuppetta napoletana o con il diplomatico è sempre così. Ci si sporca con un po' di zucchero, se va bene solo lo zucchero. Guarda che meraviglia, è bellissima. Immagina le varie consistenze, no? Prima addenti il croccante e poi tutta un'esplosione di crema e di biscotto morbido. No, buonissimo, buonissimo. Ve lo garantisco. Se non l'avete mai assaggiato è il momento di provarlo. Lo fate e ve lo mangiate. L'ho fatti anche a pezzettini più piccoli, magari per chi gradisce un pezzo più piccolo. E voilà, il dolce è pronto. Questo può rimanere in frigorifero almeno anche 2 giorni, va benissimo, non si rovina. Provato. E poi è anche molto bello da vedere, vedi questi colori, bellissimo, invitante direi. Ed ora andiamo all'assaggio. Aiuto. Munirsi di tovagliolino, ma ne vale la pena, vi assicuro. Grazie per la visione, baci baci, alla prossima.